Ciao ragazzi, io sono Emakotov, bentornati nel mio spazio. Allora, siamo in un nuovo lockdown, una sorta di lockdown, quindi quale momento migliore per recuperare dei film che ci siamo persi o che semplicemente non abbiamo visto? Da qualche giorno è uscito finalmente la Zack Snyder Cut di Justice League, ovvero 4 ore di personaggi in pigiama che si combattono a colpi di computer grafica, e noi tutti insieme possiamo dire quindi un sonoro chi se ne frega. Se siete tra quelle persone che non si fermano a vedere sempre le solite pellicole, i polpettoni inflazionati americani che vedono un po' tutti ma cercano qualcosa di un po' più curioso, fermatevi a guardare questo video fino alla fine, perché vi parlo di 3 film imperdibili coreani. Oggi parliamo di 3 film coreani, 3 film action moderni che sono usciti negli ultimi tempi. Alcuni di voi li avranno già visti, ma sono sicuro che altrettanti di voi non li avranno neanche sentiti nominare. Ci tengo a precisare che sono usciti anche da noi in Italia, soprattutto in home video, nonostante li abbiano anche trasmessi in TV. Vi faccio vedere una prova visiva, perché tante volte non ci vedete. Eccoli qui: The Chaser, The Yellow Sea e The Man from Nowhere. In questo video vi spiego 3-4 cosine su questi film da recuperare, poi ci rivediamo alla fine del video per così una conclusione. The Chaser del 2008. Un protagonista molto particolare, ovvero un detective corrotto che sfrutta le donne facendole prostituire. Alcune di queste ragazze scompaiono nel nulla. Il detective comincia questa indagine personale fino a capire che tutte queste ragazze sono state avvicinate dallo stesso cliente. Un personaggio apparentemente innocuo e imperturbabile, ma che in realtà nasconde un terribile segreto. Una corsa contro il tempo per salvare una delle prostitute coinvolte nei rapimenti scatenerà un vortice sfrenato di paranoia e brutalità per le strade di Seoul. The Chaser potrebbe ricordare nella sua struttura il film Memories of Murder di Bong Joon-ho, ma è certamente meno raffinato, ma riesce comunque a compensare con una sana azione condita da inseguimenti tra i vorticosi vicoli della città e alcuni momenti abbastanza cruenti per gli appassionati del genere. Qui non conta chi è il killer, perché viene rivelato molto presto. Quello che conta è il ritmo delle scene e il contrasto tra questi personaggi dalla dubbia moralità insieme all'inefficienza della polizia. Se sarete disposti a non giudicare ogni apparente esempio di esagerazione o di situazione poco realistica, e sarete capaci di lasciarvi trascinare dalla storia e dagli eventi ad essa connessi, sono sicuro che troverete The Chaser molto interessante. The Yellow Sea del 2010. La storia si svolge in una prefettura cinese, una piccola porzione di terra tra Cina, Russia e Corea, e tagliate a loro volta dal Mare Giallo, che dà il nome proprio al film. Un uomo sino-coreano indebitato fino al collo viene convinto ad andare in Corea per compiere un omicidio ed estinguere così il suo debito. Gunam partirà per compiere questa rischiosa missione ed al contempo trovare alcune notizie di sua moglie partita precedentemente. Qui ritorna il regista di The Chaser e ritornano anche i 2 protagonisti di quel film. The Yellow Sea non sarà memorabile come il suo predecessore, questo va precisato, ma nasconde delle ottime sequenze di rara bravura e una descrizione di quel sottobosco delle minoranze etniche che non vengono spesso narrate nei film. A tutto questo aggiungeteci anche la perizia tecnica del regista Nang Hong-jin, che in questo film si consacra come uno dei registi più talentuosi coreani in circolazione. Riprese e montaggio sono incredibilmente ritmate e non si contano facilmente tutti i tagli e le riprese da varie angolazioni. Un lavoro sontuoso e di grande maestria dunque. Affermavo che non fosse all'altezza del precedente film perché The Yellow Sea ha un cambio di tono nella seconda parte del film, meno noir e più verso un cinema commerciale fatto di scene d'azione dal grande impatto e di una durata fin troppo eccessiva. Come nel film precedente, risente di alcuni momenti visivamente godibili, ma di alcune scene sopra le righe e potenzialmente inverosimili, ma rimane comunque un prodotto incredibile sotto molti aspetti. Quindi mi raccomando, non iniziate a puntare il dito o a storcere il naso durante la visione e godetevi il fascino delle location, ma soprattutto la potenza delle immagini. The Man from Nowhere del 2010. È un film che troverete spesso tra gli action coreani più quotati, e ne ha tutte le ragioni. Un po' Taken, un po' Leon, i riferimenti sono lapalissiani, ma rimodellati con la solita maestria tecnica a cui i coreani ci hanno abituati ormai da molti anni.
Il protagonista è il classico reietto dal passato misterioso che vuole essere lasciato in pace e indovinate un po'? Questa pace non durerà molto. Gestisce un banco dei pegni e l'unico contatto con la società è una graziosa bambina che gli fa anche la manicure. Il nostro protagonista si ritroverà a suo malgrado invischiato in un affare di droga alquanto losco e nel rapimento della bambina. Dovrà sporcarsi le mani e rompere qualche mascella per salvare la piccola e tornare a vivere la sua vita pacifica. Il volto dolente del protagonista Won Bin, già visto nel capolavoro Mother di Bong Joon-ho dell'anno precedente, e soprattutto in un'interpretazione completamente diversa da questa, ci coinvolge in maniera convincente per tutta la durata della pellicola. Le sceneggiazioni sono la punta di diamante di questo action, apparentemente inflazionato nella storia, ma brillante come pochi nella messa in scena. Gli americani hanno provato a metterci le mani per fare il solito insipido remake occidentale. Prima si vociferava che lo dovesse dirigere uno dei registi di John Wick, ma ad oggi ancora non si è concretizzato nulla. Ma non preoccupatevi, perché ad ora i remake non richiesti esiste quello indiano chiamato Rocky Handsome. Chiaramente la cafonaggine e l'assurdo spadroneggiano. ट्रेनिंग इतनी ब्रूटल थी। Allora eccoci qui, spero recupererete almeno uno di questi 3 titoli di cui vi ho parlato, come spero di avervi messo almeno un briciolo di curiosità nel farlo. Come abbiamo visto nel video, la tendenza delle pellicole coreane è quella di allungare un po' troppo il brodo, però se mettete da parte questo limite sicuramente ne gioverete nel trovare dei film veramente dirompenti, potenti. In futuro spero di riportarvi ancora dei titoli della vastissima produzione coreana, perché di titoli interessanti ce ne sono veramente tanti. Quindi recuperate questi 3 titoli di cui abbiamo parlato in Blu-ray o anche in DVD, sempre per la Cecchi Orion Movie, insieme in collaborazione con la Taker Film e il Faris Film. Ci risentiamo nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci rivediamo al prossimo video. Ciao ciao!